L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Cari abbonati, è grazie a voi se Radio Rossonera è diventata la prima community in Italia dedicata al Milan. Per questo siamo noi ora a voler fare qualcosa di speciale per voi. Non si tratta di un concorso, ma di un regalo. Una crociera rossonera per rivivere le finali più iconiche, le tappe storiche e i momenti indimenticabili che hanno fatto grande il nostro Milan. Come fare per poter provare ad avere questo regalo? Abbonarsi al nostro canale YouTube, seguirci su Instagram e taggare una persona con cui vorresti andare nel post dedicato. Quindi prepara le valigie, il viaggio sta per iniziare. Il Milan a 360 gradi. Ogni pomeriggio vi aspettiamo al talk di Radio Rossonera. Approfondimenti, dichiarazioni, ospiti, per essere sempre informati su tutto il mondo rossonero, in compagnia di Simone Cristao, Beatrice Sarti ed Enrico Boiani. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, solo su Radio Rossonera. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Quattro gol. Fotografia, corto muso. Cazzo guardi, altre trasmissioni. Eccoci ben ritrovati qui sul canale YouTube di Radio Rossonera. Oggi è il 16 agosto, giovedì. Oggi è il 16 ottobre, domani è venerdì 17 per gli scaramantici. Ma magari il 16 agosto. Sono già in vacanza. È davvero il 16 agosto. Sì, bello Young Press, grazie Morgan. Press bellissimo. Sì. E Young Press, ben ritrovato. Dov'eri il 16 agosto? Ero in quel di Pesaro, nella riviera Bello. Romagnolo, in quel bel mare marchigiano. pulito. Mare pulito, Sì. sabbia, Sì. niente sassi. Sì. Mhm. Si stava... Vabbè, facciamo finta di chiamarlo mare. Tra l'altro Edoardo Maturo non condivide la scelta di Young Press, però tant'è l'età qui è bassa, Edo, perché c'è Enrico Boiani. Age shaming. Esatto, a proposito di age shaming, in realtà Enrico ne ha 28, ne dimostra 68. Ciao Enrico Boiani. Ciao. Non è vero, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, e chi invece ne dimostra pochi è Lorenzo Toglia. Ciao Lorenzo. Ciao Leo, ciao a tutti. Il nostro Golden Boy, oggi lo chiamiamo Golden Boy. È vero. Ho solo comunque un anno in meno di Harry. Esatto, però vabbè, Golden Boy. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno raggiungendo in chat, eccetera eccetera. Mi raccomando, oggi è il 16, non di agosto, ma di ottobre. Avete ancora 4 giorni per abbonarvi. In realtà non è che avete 4 giorni per abbonarvi, però avete 4 giorni per abbonarvi in vista della crociera di Radio Rossonera. Ma al di là di questo, abbonarsi è sempre molto molto importante per noi. Stiamo facendo un obiettivo, mi sa Enrico, perché sapete che Enrico adesso, dopo aver rischiato il licenziamento, dopo aver rischiato la morte con l'influenza che aveva, oggi sta facendo un altro obiettivo. Perché? Perché li vogliamo raggiungere. Durante Young, per esempio, vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo, e questo è molto divertente, l'abbiamo concordato prima, ma bando alle ciance, al di là dei miei capelli da pallone d'oro, grazie Suleiman. Oggi parliamo di Milan-Fiorentina, infortuni, e Max Allegri cambia tutto. Potrebbe cambiare veramente tutto, e quindi parto da qui, parto dall'obiettivo creato. Enrico, raccontaci. È partito, abbiamo messo 10 donazioni oggi, e alla 10ª donazione Leonardo Menini ci proverà con Sala Toscano. Esattamente. È un po' il suo guilty pleasure. Esattamente. Anche detta la mia fidanzata, anche se lei non lo sa ancora, ma lo saprà. Riccardo ci dice oggi 4-2 fantasia. Sì. O il tridente più il Milan delle creste. Delle creste, quale volete essere? Io e il Shaarawy. E non vi dirò perché. Balotelli. Bene. Io non lo so. Tu neanche mi sei
Vabbè, È non male. rimasto Niang. Non, Nel prime. sì, non metterti al volante, No. Lorenzo, No. che non puoi spacciarti per Baccagliè Traoré. Però vabbè, comunque sì, Riccardo. Anche se, visto che parliamo di Sara Toscano, Sì, certo. tu potevi essere Niang. No, io sarei voluto... Che prende io... il palo. Anche, esatto, quel palo lì. Un'intera carriera basata su quel palo lì. Il problema è che io Niang l'ho già superato, cioè di pali ne ho presi 30, 40, 50, quindi ok. troppo facile così. Riccardo ci scrive: domani pomeriggio chi trovo in studio se passo a salutare? Ma credo un po' tutti. Credo un po' tutti. Tutti, sì, mi sì, sa. sì. Quindi Riccardo Poi passa. dipende, ogni tanto Menini decide che non ha più voglia di lavorare Sì, va a casa. esatto. Però di base. Però di base ci trovi, ovviamente ti aprirò la porta se ci porti, insomma, non Sì, so, esatto. un È vino. cosa buona e giusta Sì, per gli ospiti. Must, esatto. Portare qua. Sì, che Poi cosa vi buona e giusta, poi accogliamo- sennò non ti apro la No, porta. vi accogliamo comunque, però chi è passato a trovarci ci ha sempre portato qualcosa. C'è il giardino giù, insomma, se non si porta niente, comunque Ma Riccardo no, c'è il dai, No, no. scherzo, ovviamente. Esotici, scrive Silvano. Ciao Silvano, anche a te. Dai, bando alle ciance. Ciancio alle bande, parto da Lorenzo. Parto da Lorenzo, Dimmi un tutto. po' fammi il punto su fammi il punto su Milan-Fiorentina, un po' sulla formazione e sugli infortunati, posto che ancora di Pulisic non sappiamo. Allora, oggi in teoria dovrebbe essere appunto il giorno in cui si dovrà sapere qualcosa di più, in quanto ci sono tutti gli esami strumentali del caso, si saprà di più su Pulisic sicuramente, che forse è la questione più urgente forse per il Milan. C'è anche la questione legata a Rabiot e Stupignan. Rabiot che si è fermato con la Francia per un fastidio al polpaccio, se non mi sbaglio, comunque che siamo già stati rassicurati che non dovrebbe essere nulla di grave, il fastidio è rimasto, per cui verrà accertato anche lui. Stessa cosa che per Stupignan, che anche il CT dell'Ecuador, come aveva fatto Pochettino per Pulisic, aveva detto che è tutto a posto, non dovrebbe essere nulla di grave, dovrebbe essere a disposizione. Non è stato così per Pulisic e quindi adesso bisognerà capire come effettivamente deciderà di sostituire l'americano Allegri. C'è il bivio, no, tra la possibilità di mettere dentro Leao, la possibilità di far partire un Nkunku titolare che ha anche segnato con la Francia. A centrocampo Loftus-Cheek al posto di Rabiot per appunto far riposare ancora il francese. Bisognerà un attimo capire. Ecco, a proposito di Nkunku, Harry, al di là della prestazione con la Francia, che l'abbiamo raccontato in questa settimana, insomma, ha fatto anche gol, ne ha sbagliati anche un paio, è pronto per giocare da titolare? Questa è un'ottima domanda che spero verrà fatta da Allegri in conferenza Sì. stampa, nel senso che Allegri ci ha ribadito 3-4 volte che non era pronto e che non era in condizione, che anche dopo la Juve ci ha detto Nkunku e Leao non sono in condizione. Poi uno è andato con la nazionale, ha fatto un gol e come hai detto tu ne ha sbagliati tanti, l'altro è andato in nazionale ed è stato rispedito a Milano proprio per scarsa condizione, perché non aveva neanche troppo senso. Questo Quindi sì, quindi è un'ottima domanda e bisogna capire. Sicuramente io uno dei due a fianco di Santiago Jimenez me lo immagino, anche perché, non tutti e due? Anche perché no, magari anche tutti e due, anche perché ricordiamo sempre che Santiago Jimenez dopo 2 prove un po' opache. Sì, esatto, opache, con la nazionale sta tornando insomma in queste ore, quindi la partita è domenica, è ovvio che forse è quello che sta meglio di tutti gli attaccanti, Santiago, però comunque delle valutazioni devono essere fatte, ecco. Ecco, delle valutazioni devono essere fatte. Tra l'altro domani mi trovate, anche se poi voi non mi vedete il venerdì, ma ci sono, quindi mi trovate. Ci scrive il nostro editore Filippo che non ci sarà, ma nessun problema, ti lasciamo sicuramente un bicchiere di vino, un calice di vino, un pasticcino, insomma tutto quello che ci vuole portare, se non sbaglio Roberto, Riccardo. No, voglio restare su Nkunku. Qua Roberto, perché lo stavo leggendo, mi sono confuso, stava parlando di un acquisto sbagliato di Nkunku. Però invece Suleiman ci dice che i difensori della Fiorentina sono molto lenti e quindi un attacco Leao Nkunku potrebbe essere una soluzione. Harry? Se chiedi a me, cioè se tu mi dai in mano la panchina del Milan, spero mai. Per il Milan, cosa gioca solo Leao? Anche io andrei con l'attacco Nkunku, Leao e terrei un baricentro più basso. Farei sfogare la Fiorentina difendendo sempre in maniera molto solida per poi provare a punirli in contropiede, anche perché
è quello che ci ha sempre fatto male quando ci allenava l'allenatore attuale ma della adesso ci Fiorentina. arriviamo. Quindi potrebbe essere una strategia. È ovvio che però dipende anche come stanno sti ragazzi. sì. Cioè, è giusto magari tatticamente fare un attacco con Kunku Leao, ci fosse stato Pulisic con Pulisic Leao Certo. o Pulisic Kunku. Poi dipende tutto da come stanno. Fisicamente quello sicuramente, ma insomma poi al di là degli uomini dell'attacco c'è un grande ritorno, Lorenzo, a San Siro, perché effettivamente non torna da un po'. È il ritorno chiaramente di Stefano Pioli. L'ultima partita che ha giocato contro il Milan, l'ha vinta. Sì, Era sempre sulla l'avevo panchina della cercata, Fiorentina. sì. Esatto. Raccontaci quella partita. 2018. Raccontaci quella partita, ma raccontaci anche secondo te come sarà l'accoglienza di San Siro. Allora, quella partita lì l'abbiamo cercata prima, risale al 2018, Sì. quindi un Milan-Fiorentina risolto al 74esimo, se non mi sbaglio, da Chiesa, quindi finita 0-1, anzi, Sì. perché era San Siro, e Pioli appunto sedeva sulla panchina della Fiorentina. Quella è stata l'ultima volta che Pioli è venuto a San Siro da avversario. Per quanto riguarda l'accoglienza, Torna la curva, tornano sì, gli striscioni. certo, sarà comunque sold out, sarà sicuramente San Siro farà sentire la sua presenza dopo comunque tanto tempo e un inizio diciamo un po' travagliato, la curva è venuta contro il Napoli, ma sappiamo benissimo quali sono state appunto le vicissitudini delle prime partite. Secondo me ci sarà un'accoglienza non così calorosa, diciamo, ma neanche Non ci sarà il Pioli's on fire. Dite? non ci sarà il Pioli's on fire, chiaramente. Secondo me non ci sarà ovviamente il mare di fischi No, o no, così. certo. Secondo me ci sarà il giusto riconoscimento per un allenatore che comunque ci ha portato a vincere uno scudetto che Sì, ricordiamo inaspettato, dai. così se vogliamo Certo. dire una parola, ecco. Harry, No, su io Pioli. non mi aspetto invece, io mi aspetto una bella accoglienza. Cioè, Applausi. non mi aspetto No, cioè, certo. Sì, vabbè, il presidente certo. Obama che Sì, torna sì, negli sì. Stati Uniti dopo i viaggi che faceva, ecco, no. Però Non mi aspetto il tappeto rosso, esatto, però non mi aspetto il tappeto rosso, magari si evita anche il Pioli's on fire. O Sì. no, non lo so, magari lo si evita, però all'annuncio dell'allenatore avversario io mi aspetto decisamente più applausi che fischi, Sì, decisamente. sì, no, quello Forse sì. addirittura zero fischi, ecco, È quindi giusto. Ma è Che giusto, che è giusto, secondo è me. giusto. chiedo insomma, al buon giusto. Morgan di mettermi il tappetino, che io quando non ho Sì. il tappetino in Tu vai in cuffia vado crisi. in crisi, quindi se Tu non sai secondo- cosa dire. Tu non sai cosa dire. No, non c'è il no, No, neanche Lorenzo no, e neanche Leo io, lo sì. sentono, resto su Sono Stefano Pioli. Resto Ora su Stefano c'è. Pioli. Perché ci scrive Luke, ma non solo, ce lo chiedono in tanti. Prima abbiamo parlato, no, dell'attacco veloce del Milan. Conosciamo bene come gioca Stefano Pioli. Non sta funzionando in questo momento la Fiorentina in maniera abbastanza evidente. La Fiorentina, tra l'altro, secondo me è anche una buona rosa. Non è riuscito a far replicare ad oggi, alle prime 5-6 giornate, il rendimento che Moise Kean ha avuto l'anno scorso. Però conosciamo come gioca. Ecco, Max Allegri è l'allenatore giusto. Il gioco di Max Allegri, il gioco del Milan, Harry, parto da te, è il gioco giusto per arginarlo? Ti aspetti qualcosa? Poi c'è anche tanta cabala, nel senso che Pioli non ha ancora vinto, Fa 500 panchine in A. fa 500 panchine in A, ha segnato sulla lavagna che Allegri ha detto che non la mette nel quarto quella posto, lì. sono sedicesimi. Sì, quindi forse Dzeko, Dzeko, Dzeko che con l'Inter ci purgava sempre. c'è Dzeko, sì. c'è Dzeko Piccoli che ha Piccoli. segnato da centrocampo. Ecco, Sì, ne come troviamo mille, sconfiggiamo la cabala, Harry, per domenica? Ne troviamo mille, ma banalmente Giocando a calcio. giocando a calcio e studiando bene l'avversario, studiando bene come gioca Pioli ultimamente e volendola vincere, perché poi tu in questo momento sei più forte della Fiorentina. Certo. Devi solo andarti a prendere la vittoria. Cioè, quante volte l'abbiamo detto l'anno scorso? Anche l'anno scorso, perché il livello della rosa sì, magari quest'anno è leggermente più alto per via del centrocampo, che è tutta un'altra storia rispetto al centrocampo l'anno scorso, Certo. ma l'attacco hai buttato dentro un Kunku Sì. e la difesa è la stessa, È la stessa. Meno Teo Hernandez, Sì. quindi cioè alla fine il livello della squadra più o meno è simile. Cosa cambia? L'uomo in panchina che però ha capito probabilmente che deve far pesare a questi ragazzi o deve
caricare questi ragazzi più per Milan-Fiorentina che per Milan-Napoli, Milan-Inter, Milan-Juve, eccetera. Cioè ha capito bene che il problema di questo Milan dell'anno scorso era che queste partite che le perdevi, le pareggiavi, le vincevi, Cambiava uguali. poco. E invece bisogna vincerle tutte, perché vale 3 stasera, valeva 3 Milan-Cremonese, sì. vale 3 il derby di novembre, vale 3 Milan-Roma quando sarà più avanti nel 2026, insomma. Non ci sarà Krunic, ovviamente, pupillo di Stefano Pioli, ma Lorenzo, baricentro basso, quindi, Sì. contro le frecce, chiamiamole così, di Pioli, contro il calcio posizionale, chiamiamolo così, di Pioli, insomma, uomini, difesa alta per la Fiorentina, il Milan starà più basso. Ma penso di sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Harry prima. Secondo me una buona idea per fare male a questa Fiorentina è sfruttare magari la velocità, spingere forte in contropiede e poi secondo me anche trovare un po' più di freddezza sotto porta, comunque quando si arriva al momento del tiro, perché anche con la Juve magari si è visto errori magari che non ti aspetti da giocatori che non ti aspetti, ma non è tanto quello, proprio il fatto di eccellere nella finalizzazione, secondo me, perché comunque la difesa della Fiorentina è una difesa battibile in questo senso e quindi secondo me bisogna arrivare a un punto che si gioca forte, si gioca veloce, si difende bene come stiamo facendo, si riparte in contropiede, si sfrutta il contropiede, si sfrutta la velocità e si arriva magari a concludere, non dico indisturbati, ma con più quasi facilità, ecco. Certo, ma infatti io sono dell'idea, ragazzi, ve lo dico fuori dai denti, che Leao Nkunku sia l'attacco migliore contro la Fiorentina, proprio perché sì. ti vengono a prendere molto alti, perché ci saranno degli spazi, a meno che Pioli non decida di fare il difensivista proprio contro il Milan. Sicuramente ci saranno degli accorgimenti nella sua formazione, però di fatto gioca così, quindi io mi aspetto e mi immagino le due frecce. Ma allora, restando sulla formazione, Harry, chi giocherà? Al di là dell'attacco che abbiamo detto c'è un ballottaggio, Vabbè, però Magnani in porta. mancano, ci sono delle defezioni, esatto. Magnani in porta con Tomori, Gabbia e Pavlovic dietro, e mo arrivano i problemi, sì. nel senso che sulle fasce io immagino Atekame e Bartesaghi, quindi sostituti naturali, è giusto? Sì, è giusto per me. Sì, anche secondo me. È giusto. Cioè, uno l'hai etichettato a diciamo alternativa a Estupinian, e allora è l'alternativa a è lui, Estupinian, certo. nel senso che se non c'è Estupinian gioca lui. L'altro hai speso 10 milioni, hai detto è l'alternativa a Salmaker, e se non c'è Salmaker gioca lui, perché altrimenti è inutile anche averli comprati sti ragazzi, no? E Quindi- poi Max Allegri ci ha dimostrato che queste coppie le fa giocare più quindi- che adattare i giocatori. Preferisco. Poi Modric, Fofana sicuro. E il terzo spero vivamente sia Rabiot. Ce la Perché fa? No, spero. Perché già fare 2 cambi sugli esterni non è poca roba. Se cambi anche Rabiot, che è uno di quelli che ti sta dando più certezze, insieme a Salmaker e Pulisic, e loro gli altri Non due ci sono sono. fuori, diventa difficile. È ovvio che lo può fare Loftus, è ovvio che potresti anche schierare Ricci in quella posizione lì. Però ecco, spero che in queste ore si arrivi a un ok definitivo Sì. per le condizioni di Rabiot. E davanti appunto non c'è Pulisic, 2 stanno così cosà, uno è rientrato dal viaggio, 2 di Siamo questi 3 interno giocheranno. all'otto. Due di questi tre giocheranno, però allora rimanendo dietro, cioè a centrocampo nei 5, su Bartesaghi, Lorenzo, è in crescita, io questo Sì. lo devo dire. È in crescita anche in nazionale, ha fatto anche un altro assist dopo quello contro il Lecce in Coppa Italia con il Milan. Lo vedi più pronto? Lo vedi appunto in crescita? Sì. Questo penso proprio di sì. E ancora su cosa secondo te deve migliorare? Allora, secondo me, sono d'accordo con te, è in crescita, ho visto buone cose, ho visto magari, l'ho visto più, passami il termine, tirare più fuori la testa dalla sabbia, no? Quindi farsi magari più vedere, restare meno nascosto, complice ovviamente anche comunque i minuti in Serie A che ti aiutano, no? a prendere sempre più fiducia in te stesso, fiducia dai compagni, fiducia dall'allenatore ovviamente. Secondo me deve migliorare ancora, perché per quanto riguarda secondo me la fase più offensiva, quindi quando magari si spinge più in avanti, A gamba. esatto, molta gamba e riesce secondo me anche a mettere magari dei buoni palloni in mezzo all'area,
per quanto riguarda secondo me la fase difensiva, lo vorrei magari alle volte non tanto meno impacciato, ma magari meno timido, e quindi magari un po' più deciso e più sicuro delle scelte che fa, magari non tanto in una questione di interventi, di tackle sui difensori, ma più magari di possesso palla nella fase difensiva, perché magari mi ricordo che alle volte qualche disattenzione, Certo, qualche titubanza, qualche svista, magari non dico che lanciava l'attaccante avversario in porta, però magari ti creava quel momento di quell'errore, quella fase di defiance che magari banalmente ti portava a perdere la palla, Certo. in un momento importante. Allora, vi leggo 3 messaggi e ti faccio rispondere a te, Enrico. Te li leggo tutti e 3 di fila. Tra un po' sarà Estupinian l'alternativa a Bartesaghi. Bartesaghi maggiore Estupinian. Bartesaghi è una struttura fisica da titolare. Deve crescere tecnicamente, ma col lavoro si può fare. Che dici? Allora, che possa andare a prendersi il posto a titolare di Estupinian. Sì, tu dici, non è. Con tutto il bene. Non che sia difficile, però no, vabbè. No, vabbè, a parte gli scherzi. Ancora secondo me no. È più pronto Estupinian. Ancora sì. Adesso sì. Ma per un semplice motivo che Estupinian è un giocatore, diciamo, professionista di un livello non altissimo. Ok? Per me a Bartesaghi gli manca ancora qualcosino per diventare un giocatore professionista fatto e finito, cioè gli manca un po' di malizia, di sgamatezza, come diceva prima Lore, anche un po' di coraggio, di fiducia, di togliersi un po' di dosso la timidezza. Una volta fatto questo step, che come dico sempre è quello che ha fatto per esempio Matteo Gabbia quando è andato al Villarreal, Sì, in Erasmus. Una volta che fa questo step e che lo vediamo aver fatto questo step, che possa essere il titolare su finale alternativa, magari sì, però io ancora voglio vedere questo step, ma anche esperienza, sono d'accordo con Simone. No, ma anche esperienza, però ragazzi, l'esperienza viene giocando, ci scrive Gerti, quindi io sono d'accordo, cioè il ragazzo se ci credi, se ci punti, comunque va fatto giocare, non hai più Però, Teo Hernandez puoi a anche sinistra. far giocare entrambi, cioè nessuno ti vieta Sì, in che base devi a- far giocare uno 95 per 10 partite di fila e l'altro 95 se l'uno sta male. Puoi anche fare che tutte le partite fanno 60-30 o 70-20, cioè puoi volendo, se hai voglia e intenzione di fargli fare esperienza, puoi anche metterlo tutte le mezz'ore finali a Bartesaghi. Fa 38 a fine dell'anno. Sì. Fa 38 No, partite. Fa 38, mezz'ora. ma secondo Però voi può diventarlo non oggi, non l'anno prossimo, magari l'anno dopo? Cioè, il titolare? cioè prendersi la fascia sinistra del Se Milan. l'alternativa è Stupinian, perché no? Però tu Sono dici, d'accordo. cioè non vedi margini di miglioramento tali per cui possa fare terzino sinistro titolare del Milan? Se le alternative sono quelle che abbiamo, perché no? Certo. Se tu In mi valore dici- assoluto dici no. In valore assoluto, nel Milan dei miei sogni, Bartesaghi, se diventa di un discreto livello, fa l'alternativa. Fa l'alternativa. Poi Ok, è questo ovvio, volevo magari capire. diventa Roberto Carlos nel giro di 2 anni, che fa una crescita che nessuno si ce lo auguriamo. aspetta, e quindi sto qui a dirti delle baggianate. Però se il Bartesaghi è quello di oggi, un po' più cresciuto, ho altri titolari in testa. Se Bartesaghi è quello di oggi in 7 per... Certo, può vabbè, fare titolare. chiaro. Ma allora rimango lì, nel frattempo vi leggo, poi dopo la mezz'ora il giro di boa, ma sbraghiamo un po' e vi facciamo chiamare qui a Radio Rossonera, ma restando a centrocampo però, perché li voglio fare un po' tutti, ruolo per ruolo. Rabiot potrebbe farcela, potrebbe anche non farcela. È più probabile che ce la faccia Salmakers di Sì. Rabiot, sembra. Sì. Io non lo so, Sembra. non credo. Secondo me nessuno dei due, però vediamo. Secondo me molto più Rabiot. Più di Rabiot. Salmacher. Sì, ma ragazzi, ma Salmacher 2 giorni fa ha detto che c'ha una lesione, si valuta tra una settimana e 10 giorni. Cioè, come pensa di giocare? Però quella- stamattina, ieri mattina Sì, si è vero, anche oggi vociferava. No, ma detto o hanno commesso degli errori negli esami strumentali, perché sennò non si Sì, spiega. se ha una lesione dice non è che poi va in 3 giorni. No. Eh, ma infatti, Esatto. cioè, ma almeno ne avrà. Se è una lesione davvero, ne avrà per un mese. Sì, Salmacher. come Pulisic. 20 giorni, se è una lesioncina piccola, ma Sì, comunque 2 settimane. non 2 scappi settimane da rischi. sti 20 giorni. Mentre Rabiot dovrebbe essere qualcosa di più leggero. Ma facciamo che non ci sono nessuno dei due. Facciamo che non verrà rischiato contro la Fiorentina nessuno dei due. Quindi, al di là della fascia destra, abbiamo detto giocherà a Tekame, Tekame, sì. che tra l'altro sono curioso di vederlo da titolare.
Ragazzo che secondo me è molto 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 grezzo ancora, soprattutto tatticamente, molto veloce, quello mi ha sorpreso, è ancora molto molto acerbo. Al centro invece qua vi voglio, e io qua vi voglio Ricci o Loftus-Cheek? Se non c'era Bio? Sì, perché io vi dico la mia fish. Io dico Ricci, Tu dici ragazzi. Ricci? Io dico Samuele Ricci. Allora, tutta la vita. io sono diviso, nel senso la testa mi dice Loftus-Cheek, ma il cuore mi dice Ricci, perché semplicemente, questo è proprio un parere mio personale, l'abbiamo visto poco, ma mi piace un pochettino di più Ricci, il modo di giocare di Ricci, dall'altra parte rispetto a quello di Loftus-Cheek. Dall'altra parte però la testa, e quindi è quello che poi secondo me andrà, sarà poi la scelta di Allegri, per me va su Loftus-Cheek, perché è più rodato nelle rotazioni di Allegri, perché secondo me con un'assenza come Rabiot è quello che forse gli assomiglia un pochettino di più in quanto a caratteristiche, a modo di giocare, e poi perché secondo me, e questa anche magari questa è un'altra mia considerazione, secondo me rispetto a Ricci ha un po' più il fiuto del gol, che secondo me non guasta. Ma Harry, su questo Vuoi la mia risposta? sì, vorrei la tua risposta. Rabiot con una gamba. Piuttosto anche che Ricci. No, sto scherzando. Per me Sono abbastanza per me d'accordo, la però risposta è Allegri, cioè che se lo puoi incerottare in qualche modo. Sono Sì, d'accordo, non ce l'ho infatti, io. secondo me quando uscirà il responso degli esami, se gli dovessero dire guarda è una È cosa una robina da però niente, gioca Rabiot. lui esatto non Gioca guarda in Rabiot. faccia a Lesione, nessuno no. e lo caccia Se dentro. No, ma- ti dico Ricci, io ti motivo anche la risposta. devi, nel senso, no, se cosa sei qua a fare. Viviamo i 45 minuti di Atecame che ha vissuto Stupinian con la Cremonese, cioè di disastro totale, la prima San Siro, oddio, cosa facciamo, eccetera. Loftus può entrare e fare volendo anche quel ruolo lì. Perché l'ha Quindi fatto ti in- serve più in panchina. Secondo me lo puoi utilizzare come ricambio o in mezzo O davanti. no, a destra. Sì, qua ci dicono anche davanti, perché saremo corti davanti. quello sì. Anche davanti. Loftus è tanto un jolly ed è stato utilizzato da Allegri come jolly, perché ogni tanto ha giocato su, Sì. ogni tanto ha giocato giù. Per me verrà utilizzato così Loftus, quindi ti dico Ricci anche per questo Ma motivo qua. io vi dico, anzi, e leggo in chat un muro di Ricci. Con Ricci giochi in 11, con Loftus-Cheek no. L'unico neo di Ricci è che ha avuto una chance da titolare quest'anno in Coppa Italia Sì. e non è andata proprio Sì, benissimo. no, chiaro. Però allora io vi apro questo capitolo, perché allora ci tengo. Noi diciamo che Samuele Ricci ha fatto la palla prima da titolare, non ha brillato, e sono abbastanza d'accordo. Però nelle altre partite dove è entrato, secondo me ha fatto Sempre bene. fatto Io sì, vi voglio sì, chiedere, sì, sì. nei 3 anni, perché ormai questo è il quarto se non sbaglio di Loftus-Cheek, no? Cioè voi ditemi quante partite no, di sono d'accordo con Loftus-Cheek, te. che ne avrà fatte 60, 65, 70, quante partite vi ricordate in cui è stato decisivo e o ha fatto una partita, una prestazione dove dici caspita, lo metto tra gli MVP. Prestazione col Paris, ce la ricordiamo tutti. Una però, ragazzi, Una, sì, gol decisivi. Il primo anno ne ha fatti una Sì, una decina, decina. per carità. Quell'anno lì sì. Però comunque sono d'accordissimo con te, c'è un giocatore di cui non ti accorgi. Di cui non però ti è un accorgi problema, È un ragazzi. problema sì, ma infatti una società lungimirante, anche forse magari un po' furba e anche in lettura avrebbe dovuto venderlo dopo la prima stagione, che magari qualche offerta è arrivata per uno che aveva fatto Era un po' un 10 fuoco di gol. paglia quella stagione, no? Cioè, capito, tu ti accorgi che Loftus-Cheek è in campo, sparisce, non fa prestazioni, ma butta dentro 10 gol. Sì, sì. Pensiero Fiuti. di dire, Fiuti dice, vabbè, magari incasso. Ma su questo, Lorenzo, cioè io sono... Poi non mi voglio accanire, No, lungi da me accanirmi, ci mancherebbe. Però, abbiamo detto, è poca presenza in mezzo al campo, di fatto. Un ruolo definito fino a un certo punto. Quindi Jolly sì, però a me non convince un po' da nessuna parte. Fisico incredibile, Non utilizzato. non utilizzato, perché non è neanche che a contrasto. Cioè,
A me non riesce proprio a convincere. Cioè, mi sembra che quando entra Loftus-Cheek, anche a partita in corso, non sia mai quello che la svolta. Sono d'accordo con te. Ci stavo pensando prima. Effettivamente, se pensi a Loftus-Cheek, non pensi mai a un giocatore in cui poi ti viene da dire questo lo metto tra i probabili candidati per l'MVP della partita. Capito, perché mai. non gioco così. Cioè, paradossalmente, probabilmente la gente si ricorda ovviamente di più dei gol che ha fatto, dei gol messi lì, piuttosto che delle prestazioni ovviamente complessive. Ci ricordiamo l'anno della doppia cifra di gol in campionato, ma poi secondo me però bisogna dire che adesso non voglio fare... No, ma non è esatto Young Press contro Loftus-Cheek. No, esatto, però c'è da dire perché anche... al limite facciamo Young Press contro Pochettino, che lì... quello si può mettiamo fare. Quello io lo si può voglio fare. proprio fare. Esatto. No, dicevo semplicemente il fatto che bisogna anche considerare, secondo me, questo però voglio premettere, non va a cambiare quello che ho detto poco fa delle prestazioni opache. Ha avuto comunque un bel po' di assenze dovute anche a infortuni Certo. di un certo tipo, che in un modo o nell'altro condizionano sì ovviamente la forma fisica, ma anche ovviamente il morale del calciatore. Ma comunque è vero che raramente, cioè quasi mai, ti ricordi di una prestazione di Loftus-Cheek da consegnare alla storia, ma anche banalmente, anche per restare più terra, una prestazione che ti abbia fatto dire ok, in mezzo al campo Ok, Loftus-Cheek, esatto. 2 pollici in su. Mentre Ricci, io resto dell'idea che il campo lo sta vedendo troppo poco. È chiaro che i 3 titolari non li cambi, è giusto non cambiarli, attenzione. Però per me Samuele Ricci si è calato abbastanza bene nel contesto Milan. Probabilmente sa che è un anno di transizione, sa che è un anno dal quale deve imparare tante cose da Luka Modric, e per poi effettivamente concludere quel processo da giocatore, come dicevamo prima, fatto e finito. Cambio un attimo, cioè resto sul Milan. Io intanto ricordo che non... Cioè, 13-29, Un po' quasi fiappi, 30. un po' Nessuno fiappi vuole che tu scriva Sara Toscana. E io te questo lo dico, secondo me- perché questo è il riassunto di questa mezz'ora. Mentre tutti volevano licenziarti e Licenziare farti prendere me le e medicine. darmi le Ma tacchettine. allora scusami, facciamo un obiettivo su Enrico. Cioè, dato che Enrico si presta ed è molto bravo a fare questo, l'obiettivo Scrive oggi lui su a di Sara te. Toscano. Cioè, e l'obiettivo non lo può oggi fare è perché su gli taglio di le te. dita, gli taglio le mani, gli taglio le L'obiettivo mani. oggi è su di te e quindi lo facciamo su E di quindi te. lo facciamo su di me. Però e che io non ormai ho vogliono fatto che- tante di quelle cose, ormai tanti Cosa di quelle dici? Ma mica gag devo donare per... che ormai tanto sanno che... No, vabbè, comunque a parte gli scherzi, mi raccomando, gli abbonamenti, perché sennò uno non apro le telefonate, 2 non vi leggo in chat. L'obiettivo è che cantiamo di nuovo, Enrico. C'è qualcuno che si ricorda quella favolosa Io invece l'ho prestazione cancellata canora. e rimossa dalla mia No, ma memoria. raccontiamo No, a non chi non raccontiamo c'era niente, cosa è successo. non No, raccontiamolo non perché raccontiamo niente. nel 2021, caro Enrico, cosa è successo? Si è giocato quel famoso derby lì. No, 2022 se non sbaglio. Sì, 2022. Febbraio 22. Cosa succede a febbraio 22? Uno degli anni più belli chiaramente per quanto riguarda Radio Rossonera, per quanto riguarda il Milan, eccetera. C'è il derby di Giroud, no? Si è girato sì. Giroud. Allora, il derby era allora l'ho detto all'Allegri. Allora il derby era a febbraio, contestualmente nei giorni in cui si decretava il vincitore di Sanremo. Era giusto, il è vero, sabato è vero. della finale di Sanremo. Cosa succede? Io e Enrico... Il derby era alle 18, se non Esattamente, sbaglio. e Sanremo era la sera stessa. Quindi cosa succede? Io e Enrico ovviamente caldeggiavamo, insomma tifavamo per Blanco e Mahmood, che cantarono Brividi, e allora facemmo questo fioretto dicendo vabbè, Un duetto cosa vuoi clamoroso? che succeda? Impossibile che succeda che Sanremo lo vincono loro e il Milan vince il derby. Esatto, e abbiamo detto, vabbè dai, se succede cantiamo la loro canzone in live. È successo. È successo. Cioè, è letteralmente successo. E quindi c'è stata questa. C'è ancora, esatto. Il video gira. Galleggia da qualche Una C'è volta qualcuno che dice, me lo ricordo nell'etere per Esatto. sempre. Come dimenticarsi quel video, effettivamente. Io sto provando a rimuoverlo dalla Intanto mia mi testa, sveglio la notte. Devo dire che comunque il mio falsetto era veramente aberrante. Ma chi ha Chi fatto te? la parte di Io ho chi? fatto il falsetto, veramente aberrante. Tremendo. Lui ha fatto Mahmood e Sì, io tremendo. Tremendo anche lui, poi non è che però tremendo tutto, la scena, tutto. Sì, non era necessario rinfrescare la memoria, avete ragione, ma infatti già... No, vabbè Paolo, no, questo non sono assolutamente d'accordo. No, allora, voglio rimanere, esatto... Cos'è? No, ho detto già l'originale, ci scrive Paolo, non è che sia No, granché. dai, Però, l'originale è bella. no, L'originale. allora, io vi voglio... Adesso vi voglio provocare, perché
Perché mi piace quando vi faccio un po' arrabbiare, no? Lo sapete. Dai, cosa vuoi dirmi, dai? Prima cosa, poi arriviamo ai portieri. Prima cosa, io ho trovato decisamente sgradevole, e uso la parola sgradevole per essere un signore, così ci chiudono il canale. esatto, il comportamento e le parole nei mesi di Mauricio Pochettino nei confronti del Milan. Però non mi devi provocare sul No, ti Pochettino provoco, perché però. sul canale ce lo chiudono davvero. No, però dico adesso, col suo palmarès lunghissimo Ma che- di Mauricio che Pochettino, palmarès eccezionale, che palmarès. ce l'ha un po' col Milan. Dice, Pulisic arriva sempre in condizioni precarie, ma io faccio giocare chi voglio. Harry, cosa ne Mi pensi piace, di Mauricio ma- Pochettino? Allora, parto dal presupposto che anche Pulisic, una certa, per me dovrebbe alzarsi e dire: senti, mi ha anche rotto i cosiddetti, basta con questo allenatore, perché lo tratta da mascotte. Sì, Sì, infatti. totalmente, Lo tratta da mascotte. totalmente. Punto 1. Poi non so se Pochettino ha pressione da più in alto per questo trattamento, non lo so, non lo voglio neanche sapere. Punto 2. Un allenatore il cui palmarès probabilmente lo descrive, Sì. cioè nel senso, C'è lo vuoto. descrive, ma lo descrive sia per come allena, sia per come poi si rapporta anche con la stampa, con i giocatori, cioè proprio C'è un un allenatore po' che sgradevole. sgradevole, sì. bravo, è il termine giusto, guarda, hai detto che l'hai Fastidioso. utilizzato un po' così. E il termine per sgradevole. me è perfetto, guarda, non sono mai entrato. Io ci sono tanti allenatori, tipo Antonio Conte, Certo. tipo ci sono tanti allenatori, Klopp, ma anche a livelli un po' più bassi, allenatori che mi piacciono, ok? Che magari mi stanno simpatici, mi Sì, piacciono. però, certo. E lui proprio zero. Cioè lui non... Sono antipatico perché vinco? No, questo è antipatico, punto. Perché Punto. non vince Che non neanche. vince. Antipatico Cioè, e non vince neanche. quindi non vince. guarda, Mi pare che qualche anno fa onestamente- si parlasse di Pochettino al Milan. Sì, ma infatti Sì, vai a sì. rivedere i video di Mattino Milan, obbligo di riscatto, eccetera, eccetera, in cui c'è il Pochettino come PNG, come immagine, diciamo, nella copertina, eccetera. Se voi aprite quei video lì, sentite i miei giudizi ai tempi. Ai su così. tempi già. Ed erano molto più, diciamo, spinti da adesso. Pacati. Per cui guarda. Faccia da Inter, posso chiuderla Sì, così, salutare gli amici interisti. Salutiamo gli amici Salutiamo gli interisti. amici interisti. Guarda, sì. Faccia da Inter, faccia da Inter, cioè che quello può solo sulla panchina dell'Inter spostare. Vabbè, comunque chiudiamo Pochettino, vi provoco ancora perché vi vado a leggere a Dilly Din Dilly Dong, come diceva un grande allenatore, come dice perché ancora Ecco, ancora tipo lui è un allenatore che a me piace tanto. Claudio Ranieri è eccezionale. Sì. Guarda che Come se la Roma è persona- così come è per persona, Claudio Ranieri. come persona piace tantissimo a me Ranieri. E poi anche come allenatore. E come allenatore attenzione, perché i Dark si avvicinano. Cosa? Din 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 din. E Sarai ci regala 5 numero 5 abbonamenti alla community di Radio Rossonera. Grazie Sarai, lo vince Matteo, lo vince Andrea, Selmen, Alex e Stefano. Fate un Grazie, regalo anche voi ed è grazie a Sarai, grazie Sarai. mille, E Sarai. gentilissimo. Fra 5 mi toccherà scrivere Tra un 5 e sarà Toscano. è stato toscano, come se non l'avessi tra l'altro già fatto, come se avessi già provato, nel senso che io chiedo solo una cosa, adesso tra l'altro faccio un appello, è anche milanista, cara Sara, adesso guardami negli occhi. Primo piano. No, guardami negli occhi, cioè parliamoci chiaro, 5 minuti ti chiedo, solo 5 minuti con me, io, te, 2 calici di vino, 5 minuti, 2 calici di vino, fammi parlare, fammi dire quello che ho da dirti, fammi elaborare, fammi raccontare un po' di me. Io sono quello che gli ha fatto Sono la 5 proposta minuti. di matrimonio. Esatto. E infatti lui adesso non Meno lo trovo. male che hai aggiunto Con 2 calici con di 2 5 calici minuti. di Vabbè, ma vino. sono un signore, ovviamente. Perché ero già pronto a rispondere dicendoti però 5 minuti, ma, cioè, Sì, è nel record, senso, record mondiale, per te è tra record l'altro. mondiale. Meno male che hai aggiunto con 2 calici di vino. perché- No, esatto, 5 minuti, dai, vabbè. Comunque adesso da una grandissima della musica del tifo rossonero a Gigio Donnarumma. Eccoci qua. Trovami un punto di connessione tra Sara Toscano e Gigi. Io- Ha detto grandissima, magari volevo Ho dire detto lei è grande grandissimo. milanista. Lui anche si professa, non lo so, vabbè. Comunque, cosa ha detto Gigio Donnarumma? Vi Te lo leggo- do io il punto di connessione. Dai. Amarcord. Perché Donnarumma è Marco, Donnarumma, che Marco, esperto. dai, Ma ragazzi, ma io cosa vi devo, cioè, Dai, io cosa ma qui, faccio? cioè- Cosa faccio questa trasmissione a fare? Cioè, è troppo, il livello è troppo, vabbè, il livello è troppo alto. Comunque, Gigio Donnarumma parla di Serie A. Insomma, da ritiro, mi immagino, della nazionale. Sì. Esatto, dal ritiro nazionale. Tra l'altro, prima abbiamo guardato un po' quanto guadagna Donnarumma, perché ha usato parole al miele per il Milan. Sì. E quindi, dato che l'anno prossimo Milan non avrà portieri, Sì.
Perché li trattiamo come Perché li se trattiamo fossero come se dei fosse deficienti. esatto. E quindi... Mamma Cioè, mia. per noi i portieri dico vabbè, ok, gioca, para, se sbagli se fai il primo errore sei fuori Non e ti cambia parlo- il non ti portiere. parlo più. Esatto, questo è un po' il modo in cui, Esatto. in cui trattano i portieri Milan. Però Donnarumma cosa dice sulla Serie A? La mia favorita, il Milan, l'ho visto molto bene. Spero che arriverà fino in fondo per giocarsela fino all'ultimo. Il Milan sta facendo molto bene con Allegri. Chiaro, c'è il Napoli, ci sono l'Inter, la Juve, la Roma, eccetera. Ho sentito gente nell'ambiente e ci credono. Parto da te, Lorenzo. Fanno bene a crederci, ha detto. Ecco, raccontami un po' questa, al di là delle parole di Donnarumma che poi faccio commentare Enrico, però dentro l'ambiente Milan ci credono. È giusto? È presto? È sbagliato? È da Milan? Per me è giusto che ci credano, poi il campo parlerà, però secondo me è giusto ed è doveroso pensarci. Uno potrebbe dire sì, è vero, per vari fattori quali una partita, il fatto che hai una partita alla settimana, il fatto che non hai altri pensieri se non quello di fare bene e andare fino in fondo in campionato. Però secondo me anche a livello semplicemente di motivazione, no? di spinta a fare sempre bene, il pensiero e la convinzione di arrivare fino in fondo devi avercela, anche se sono passate soltanto 6 partite, nel senso però secondo me il pensiero di arrivare fino in fondo, il pensiero, È giusto. l'obiettivo finale è giusto e ti fa uso il condizionale, far bene, far approcciare bene ad ogni partita, Con la mentalità turno dopo giusta, turno, certo. esatto, sì, con la Harry, giusta mentalità. posto che è da Milan credere ogni anno allo scudetto. Bravo. Siamo ritornati, cioè da quel punto di deve vista, essere da Milan. esatto, è un ritorno a quello che effettivamente è il Milan, o comunque Harry per te è troppo presto, non è l'annata giusta, eccetera eccetera eccetera. Allora, al netto del livello dei giocatori, che non è minimamente paragonabile secondo me, a parte qualcuno, al livello del Milan, ti direi che a livello di mentalità Milanello è da Milan. È da Milan. Milanello. Il campo sportivo, il centro sportivo. Sì, quindi chi va a Milanello quotidianamente, quindi il direttore sportivo e L'allenatore. Quindi Milanello è da Milan. Il livello dei giocatori Non è da scudetto. no, ma no, non è da quel no, Milan per me lì, non dici. dico che non sia da scudetto, perché per me ce la può fare questo Milan se Incastra non arriva, tutto. esatto, se anche un po' di fortuna gira dalla tua parte, Sempre. come sempre per chi vince. Poi bisogna far sì che tutti i livelli tornino a essere il Milan, che il livello dei giocatori si alzi tramite il mercato, che La dirigenza, dai. lì però per me deve cambiare la dirigenza proprio per Sì, per tornare a essere da Milan. Quindi questo fa ben sperare. Ci sta che Donnarumma magari ha sentito, che ne so, il cuoco, il Certo. magazziniere, l'amico suo che No, lavora chiaro. e magari gli ha detto: guarda che qui Allegri è bello carico, ci crede, che ne so, ed è giusto E così. questo è giusto. Io sono sacrosante le parole di Maldini un po' di anni fa, ancora prima di vincere lo scudetto, quando disse: noi puntiamo a vincere lo scudetto, Certo, perché sempre. se punti a vincere lo scudetto e magari rosichi perché perdi una partita, ma al che vada fai secondo o terzo, cosa finiamo quell'anno lì? Terzi. Terzi. Sì, non Se ottavi. tu punti al quarto, se sbagli 2 o 3 partite, Dici, vabbè. e finisci quinto. Sì. No, sono completamente d'accordo. Qua in chat ci dicono se prendiamo 2 o 3 titolari a gennaio, sì, loro devono crederci e lottare, e per poterci chiaramente credere fino alla fine, tenendo però il profilo basso. Con rosa corta e 3 infortuni mi viene difficile crederci. Io, Morgan, nel frattempo ti chiederei di aprire le telefonate, di mettermi il numero in sovraimpressione. Poi ho un fun fact da raccontarvi. Ok, sapete che a me piacciono gli aneddoti, questo vi farà ridere. Però prima di arrivare a questo, a proposito appunto di scudetto, non scudetto, titolari, non titolari, infortuni. Tema infortuni, Lorenzo, allora vengo da te, dalla considerazione di Enrico. Questi infortuni, gli infortuni di Pulisic, di Saelemaekers, poi vediamo quanto tempo stanno fuori, però un po' minano lo slancio che ha avuto il Milan finora, secondo te? Poi certo, tanto passa dalla partita con la Fiorentina. Allora, sicuramente condizionano. Infatti, una mia paura è appunto
che assenze pesanti, come sicuramente sarà quella di Pulisic, che per ora è il miglior giocatore di questa squadra, possano condizionare... non la metto tanto sul piano del gioco, delle partite, ma più su un piano magari anche di mentalità e di convinzione dei giocatori, che non è che mettono sicuramente a pensare ok, senza Pulisic siamo finiti, però, capito, può esserci quella possibilità. Scusate. Però secondo me non deve avvenire questa cosa, nel senso, l'obiettivo deve essere sempre quello, deve essere sempre chiaro, deve essere ribadito da Milanello, con tutti i giocatori che hai a disposizione, con qualsiasi, tenendo conto anche di tutti gli eventuali, dei possibili imprevisti che ci possono essere e che ci saranno, sappiamo che ci saranno. Per cui secondo me testa alta e si guarda sempre avanti. Harry, sempre avanti, però andiamo anche in Australia, dove la condizione fisica ne risentirà. Ecco, noi ci mettiamo gli ostacoli. Mi parlare di Pochettino, per piacere non mi far parlare. A proposito, rimaniamo in tema, che siamo dall'altra parte del mondo. Infortuni e trasferta a Perth possono minare delle certezze che il Milan finora ha trovato? Perché poi il Milan le ha trovate, Harry, chiaramente giocando con gli stessi 11, parliamoci chiaro. Se si parla in ambizione scudetto, adesso inizia ad arrivare il momento. È mio di chi è quel bicchiere? È mio o tu? È mio, perfetto. Prego. Non lo so, fate come volete. No, dicevo, se si parla di scudetto bisogna pensare che adesso deve arrivare il momento degli altri. Cioè, se fin qui ci hanno trascinato Pulisic, Salmaker e Modric, adesso è il momento di Leao, Nkunku e momento di Loftus, Leao, di Nkunku, dell'attaccante del Milan, in teoria, cioè Santiago Jimenez, degli altri. È il momento che magari iniziano ad arrivare qualche gol in più da Rabiot, no? Che inizia a segnare anche Rabiot, che insomma nel Milan che vince lo scudetto sappiamo bene che ci sono quei 3-4 che sono stati gli uomini simbolo, no? Che sono stati Leao, Giroud, Tonali, Teo e Maignan, no? Sì. Mettiamo questi 5. Però nessuno si dimentica di Tomori e Kalulu che non prendono gol nelle ultime, o di Calabria che fa una stagione più che dignitosa, o di Romagnoli che talvolta gioca perché non c'è chi fa male, di Benasser, di Krunic, di Benasser che e Tonali, di Benasser che insieme a Tonali, di Krunic, l'apporto che ha dato Krunic che quell'anno ha fatto anche la punta, di Brahim Diaz, cioè nessuno si dimentica di tutti gli altri, no? Poi è ovvio, ci sono stati quei 4-5 che sono state le punte dell'iceberg, no? di quello scudetto lì. Però comunque tutti gli altri non hanno fatto delle stagioni da mani nei capelli, hanno tutti fatto più che il loro, no? Se tu vuoi competere per lo scudetto, magari ti trascineranno e saranno i protagonisti Pulisic, Modric, Salmaker, Leao, che ne so, Rabiot. Però comunque Nkunku deve fare il suo, Santiago bisogna che faccia qualche gol, e Stupignan bisogna che faccia una stagione decente, quelli dietro non devono prendere gol, Ricci bisogna che dia il suo apporto dalla panchina, Loftus-Cheek e Fofana dovranno buttare dentro magari non 15 come 10, ha detto Allegri, ma una decina di gol, 7-8, insomma bisogna che tutti facciano il loro e tutti facciano una buona stagione. Visto che finora ci hanno trascinato in 3-4, sì, di fatto è il momento degli altri adesso, perché sti 3-4 sono andati in giro per il mondo e sono tornati malconi, scassati. Esatto. Ma a proposito degli altri, allora, sempre resto su di Terry, poi voglio sentire anche Lorenzo. Voglio sentire la tua su Santiago Jimenez. Ti dico brevemente la mia. Per me Santiago Jimenez, io continuo a credere in Santiago Jimenez come un attaccante adatto al Milan. Momento drammatico per me, per lui. L'anno scorso ha dimostrato in quelle 12-13 partite che sa far gol. È in un momento sì, negativo. Però posso dirti, cioè io non è che gli do un altro anno intero a disposizione, cioè gli voglio bene a Santiago. No, certo. Gli voglio bene a Santiago, però cioè i 6 mesi dell'anno scorso, guarda, poteva anche fare 0 gol Santiago Jimenez, non gli avrei detto perché il Milan dell'anno scorso è una roba che però la stagione di quest'anno, dai, cioè va fatta la stagione, cioè come se fosse arrivato al Milan a giugno. Ok, però quest'anno il Milan va, però lui non è che lo vedi che per il campo pascola, non sa cosa fare, però non segna, ragazzi. Non sta segnando. Ha avuto le occasioni e ha le occasioni ogni partita, non segna.
Cioè io non è che non ce l'ho con Santiago, le voglio un bene, spero che faccia 25 gol Certo. Santiago Jimenez, perché caspita è la punta del Milan, non abbiamo una punta decente da Giroud e quindi è alla numero 7 sulla schiena che nel Milan dovrebbe anche contare qualcosina, quindi spero faccia 25 gol. Ma se tu giochi nel Milan, hai le occasioni e non segni, non è che hai le cartucce infinite come nei videogiochi, Certo. se metti la modalità creativa. Cioè, a una certa le cartucce finiscono. Se non segni e fai l'attaccante, hai le occasioni per segnare. Ripeto, quasi gli azzero totalmente i 6 mesi. Sì, 6 mesi. Lorenzo? Sono d'accordo, anch'io sono uno di quelli che continua in un certo senso a credere che possa fare bene, e proprio in questo senso è quasi magari più frustrante vedere tutti quegli errori sotto porta, gol che magari ti sembravano fatti ma che invece Non riesce a sbagliare. no, esatto, non riesce a sbloccarsi. Sicuramente è una questione anche di mentalità, di convinzione, il fatto che comunque quando sbagli un gol davanti alla porta o per un errore grave sicuramente non ne esci così proprio tranquillo, ecco. Però, esatto, come diceva Harry, la paura, che spero che non diventerà realtà, è che con questo Milan che va, lui possa rimanere indietro. Possa restare, non dico fermo, ma non andare al passo e quindi non riuscire a trovare la via del gol, che è quello che gli si chiede. È quello che gli si Te la chiede faccio dritta, all'attaccante però. del Milan. Te la faccio dritta. Dimmi. Per te è da Milan? Sì, o no? per me sì. Harry? Dritta? No, dritta. Non puoi farmi sta Per domanda. te è un attaccante che può stare a Milan 5 anni? Quale Milan? Questo Milan. Questo Milan, sì, questo Milan. Cioè, il Milan di Allegri dei prossimi 3 anni. Ah, Sì o no? porca miseria. È difficile. Se metti te lo così, sì. dico a maggio. Titolare no. Te lo dico a maggio. Sì, facile. Così che facciamo. Ma aspettiamo no. maggio. Sei uno di quelli che dice aspettiamo la fine del mercato? Se devo sbilanciarmi io, che poi dopo a maggio questo fa 20 gol e mi vengono a scrivere hai visto Jimenez che dicevi che... No, vabbè, ma Ancora ci mi sta scrivono bisogno. di Pulisic Vabbè. senza aver ascoltato minimamente Ma quello che certo, dicevo ma noi 3 lo anni sappiamo fa. tu cosa dicevi di Figuriamoci. Temo di no. Temo di no. Ci possa- Temo di no. Spero di sì, perché se non c'è Certo. di ricambiare la punta. Ancora un'altra volta. Spero tanto di sì, temo di no, spero di sbagliarmi, così lo dico. Spero di sbagliarmi. Sai che io la penso un po' come te. Lo spero veramente tanto, perché secondo me anche a livello di mentalità è un giocatore che al Milan può stare, è un giocatore che si impegna tanto, è un giocatore che arriva presto agli allenamenti, è un giocatore che ha una vita regolare, eccetera eccetera. Io spero tanto di sì. Man mano che passano le partite temo un po' di no. Vi racconto un fun fact però su questo. chiudiamo. Allora, mancano 10 minuti. No, esatto, giusto per dare un po' di movimento a questa puntata, che già di movimento ne ha avuto tanto. Dovete sapere che mentre facevo la mia filippica, cioè a favore ovviamente, le mie lodi a cara Sara Toscano, c'erano dei miei familiari all'ascolto. In particolar modo mio papà, che saluto caldamente, Salutiamo. mi scrive: ma sta Sara è quasi minorenne. Posto che non lo è, perché sennò non mi sarei mai permesso, ovviamente, ha 10 anni in meno di te, col punto esclamativo. Ecco, io direi che... Posso dire che non c'ha un po' ragione, papà. Sì, ora io dico, però l'età è un numero. Cioè, parliamoci sono chiaro d'accordo adesso. con te. Nel senso... Sono d'accordo con te. Cioè, ha 18 anni. No, ne ha 19, esatto. Tu ne hai 28. Sì, non è che ho parlato, cioè, nel senso, è tutto regolare, tutto regolare. Ecco, non è sì, che ho sì, detto, tutto nel senso, regolare. Saluto. Però nel mondo dei VIP no, vedo certo, esatto, anche cioè, differenze di età maggiori. Numero. Sì. Esattamente, quindi tutto regolare, grazie per l'appunto. Quindi era questo il fun fact. Ho riso e un po' anche. certo, Se qualcuno mi può ospitare, perché mi sa che mi cambia la serratura a sto punto, allora poi mi fate un piacere. Però scusa, è giusto anche così, cioè viene anche un po' fuori il vero Menini, non quello che conoscono solo i familiari. Certo. No, ma infatti ho perso tutte le... Perché so che poi sembra un bravo ragazzo che lavora e basta, che ha un sacco di amici, che ha studiato. So che questo che è quello che vi ha raccontato ai pranzi e alle cene di famiglia. Poi noi conosciamo dopo il lato l'altra. oscuro di Menini. Quindi, esatto. Che però insomma. se posso anche quello un po' più interessante, un po' più piccante, un po' più spicy, ma no? sicuramente, Poi sai che serve sempre un po' di... Giuseppe scrive: con mia moglie ci leviamo, cioè ci saranno di Sì, ci distanza. sono, sì. 9 anni e mezzo. 9 anni e mezzo. Ecco, Giuseppe, grazie.
Ma lei più di te o tu più di lei? È completamente indifferente, visto che qua stiamo appena facendo... Io sono d'accordo con te. Che Cioè, è un io non capisco numero. perché la donna non possa essere più grande, dell'uomo. esatto. No, Anzi, ma quello- sono molto fan. Non ha assolutamente anche di senso. Vabbè, comunque, chiudiamo questo fun fact interessante, perché tra l'altro Aviation Azzurra nel mentre ci chiede se Nkunku sarà titolare. Rispondete voi. Secchi. Boh. No, Ma perché- come faccio a dirlo al giovedì, Del giovedì. che uno ha fatto gol ma non aveva 20 minuti e Allegri se l'è sbranato Sì. a Torino, quell'altro ha fatto un mese e mezzo fuori, è tornato con la Juve, sbagliato 3 gol, è diventato il mostro di Firenze, il Portogallo ce l'ha rimandato indietro, il terzo non fa gol manco con le mani, il quarto si è sfasciato perché Pochettino è Pochettino. Cosa posso dirvi chi gioca? Ma Così, scusate. questo lo vai a vedere, ti provoco una volta, 2 volte, 3 volte, la terza sbratti, così ti vuoi. Ma invece allora, giusto per chiudere il capitolo provocazioni, e mancano 6 minuti, eccetera, su Leao. Dai, tocca, non ne abbiamo mai parlato. no, Cioè, certo. noi oggi non abbiamo mai parlato di Rafael Leao. E io questo lo voglio fare. Cosa c'è secondo te? Cioè, Sì, qual è... Luca, non ho trovato niente. Vai, scusa. Qual è il confine tra fuori condizione, non adatto al gioco di Allegri, o sempre il solito Leao? Allora, io escluderei a priori il sempre solito Leao, però il confine è lì, cioè nel senso, perché come l'abbiamo visto nelle ultime partite, cioè io ho visto proprio quella svogliatezza, quella ho visto una non fame, cioè non l'ho visto affamato come mi aveva abituato altre volte. Gli errori con la Juve, cioè, sono stati gravi, sono stati evidenti in questo senso, cioè si vedeva che non c'era quella cattiveria che invece l'abbiamo visto, con cui invece l'abbiamo visto più volte. Non so davvero, io non ha neanche senso dire che Leao non ha, perché non è vero secondo me che Leao non ha coscienza dei Certo. suoi mezzi tecnici eccetera, perché non è vero secondo me. Leao è un giocatore, adesso mi ricordo, comunque l'aveva detto anche Rabiot, no? Le parole di Rabiot, non è un esordiente, un calciatore giovane c'ha che deve 26 ancora, anni. cioè è comunque, diciamo, all'apice della sua carriera, e quando sei all'apice della tua carriera e sei il numero 10 del Milan non ti puoi permettere, ma questo comunque sembra un disco rotto, Certo. cioè lo diciamo e lo ridiciamo, non ti puoi permettere prestazioni così tanto sottotono, non dico sottotono, ma così tanto sottotono in cui non si vede che sembra che tu non abbia voglia di giocare, di metterti in campo, di dare il tuo Certo. dare il tuo apporto. Non si possono avere. Allora, oggi siete stati timidi, però mi piace, e quindi accolgo il primo ascoltatore di giornata. Pronto? Eccomi qua, sono Mauro. Primo e ultimo. Cioè, primo e mi sa, ultimo, allora. esatto. Ciao, Mauro, oggi Ciao, sei Mauro. il Oggi primo sei e l'unico. Oggi L'unico. sei l'unico. Sì. Dai, fatemi cittadino onorario come hanno Esatto. fatto di Jerry Cardinale. Esatto. No? Senza. Ma non vi offende che Jerry Cardinale è stato insignito della cittadinanza italiana? Io sì. Non me ne frega. No, neanche a me. Volevo non solo sono- fare una piccola osservazione. Io sinceramente non sono d'accordo sulla mancanza di cattiveria, di Leao, eccetera, eccetera. Direi che è solo mancanza di condizioni, perché è un giocatore che 2 mesi è stato fuori e sicuramente era in una condizione non ottimale. E poi se ci mettiamo che tutto sommato in quel momento ha avuto due palle buone, non le ha sfruttate, ovviamente magari questo non l'ha aiutato. Comunque, per come la vedo io, Leao domenica tutta la vita è la partita per lui. Benissimo. Ragazzi, Mauro, saluto, grazie mille. Un abbraccione. Ciao, Ti abbracciamo. Ciao. Ciao. Vengo da te, Harry. È condizione? È non condizione? Io però a te chiedo specificatamente, è il giocatore per Allegri? Sono già stato abbastanza chiaro su Leao. Ho detto, allora, per me aspettiamo che faccia almeno 3-4 partite di fila dal primo minuto, certo, perché sennò è certo. impossibile giudicarlo. Certo, sono È d'accordo. ovvio che se continuano ad avere un certo tipo di atteggiamenti, io non mi aspetto che Leao cambi, ok, di atteggiamento. Mi perché aspetto un po'- che sia un po' più giocatore, ok? E un'altra cosa, cioè mi piacerebbe e mi basterebbe quasi rivedere il Leao dello scudetto.
Cioè un Leao che, cavoli, è dentro, è vivo, vuol vincere le partite, fa di tutto per vincere le partite. Poi sì, lo vedi che non corre 13 km a partita, però Certo. chi se ne frega se ti fa vincere le partite, appunto. no? Questo è sempre quindi io stato- vorrei rivedere quello. Gli anni scorsi è andato di pari passo gli ultimi 2 anni col Milan, che bivaccava, e Leao bivaccava. Siccome quest'anno il Milan non sta bivaccando, anche lui deve tornare a premere, cioè è inutile, è quello. È ovvio che se lui rimane a bivaccare con il Milan che invece è tornato a galoppare, non va bene. E tu pensi che Allegri riesca a tirar fuori questa cosa? Me lo auguro. Se non ce la fa Allegri E non ce la fa nessuno. è difficile. A 26 anni vuol dire che sei rimasto fermo a quel livello là. Che può anche Fai essere. la tua carriera Esatto. ok, però mi auguro che torni al livello dello scudetto. Grazie, devo ringraziare in chiusura anche Patrick G87 che ci dona 5 euro, grazie. Anche se c'è Bea, tu devi sempre essere sincero, questo non è assolutamente un problema. Se Leao Grazie Patrick. Grazie Patrick, se Leao continua con la sua poca voglia, purtroppo non serve. Io lo vorrei vedere un po' più partecipe, non tanto che corra all'indietro, vada a pressare, perché con me quello non me ne frega nulla. Che giochi, che abbia voglia di incidere, cioè quello. Esatto. Che torni quella cosa lì. Secondo me in parte è fisica, molto, 80% è condizione fisica che manca in questo momento. Quel 20 secondo me lo deve un po' far lui. E anche più di 20. Però tutto quello che ci sta intorno a lui adesso va, cioè sì. adesso gira, non ci sono problemi contrattuali in questo momento, la squadra inizia a girare, c'è Luka Modric, c'è Rabiot che sta provando ecco, lui adesso è proprio nelle condizioni migliori per me per poter fare le cose. Cioè l'anno scorso veramente era, spara sulla Croce Rossa, l'anno scorso qualsiasi giocatore, eravamo il Manchester United, quindi quest'anno no, e allora me lo auguro. Luke ci scrive, e chiudiamo la trasmissione così: Leao domenica segna. Grazie Morgan in regia. Grazie a tutti quelli che hanno donato, tutti quelli che sono abbonati, grazie soprattutto a Sarai, ma anche a Patrick che ci ha donato, e Sarai che ha regalato gli abbonamenti. Grazie a Lorenzo Toglia, grazie a te Leo, e grazie anche a Enrico Boiani. Ciao Eri, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma io scrivo comunque. Scherzo. Come ti direbbe tuo padre, ma c'hai 10 anni, ma c'ha più 10 di anni lei. più di lei. Esatto. Però è milanista, e questo adesso vedrai che troveremo l'accordo. Grazie a tutti voi, ci vediamo alle 16 con il talk. Sì, e Michele speciale. Tossani. No, te l'ho fregato. Ha rivelato, volevamo dire ospite speciale. C'è sì. Michele Tossani qua. Ospite speciale, poi c'è dopo... Michele Tossani al posto di mio. Lorenzo. Al posto mio, perché non ci sono io. Esatto, però c'è Michele che sei Tossani lavativo qui con Simone Cristeo e Beatrice Sarti. Vi aspettiamo alle ore 16. Un saluto anche da parte mia, ciao. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Cari abbonati, e grazie a voi se Radio Rossonera è diventata la prima community in Italia dedicata al Milan. Per questo siamo noi ora a voler fare qualcosa di speciale per voi. Non si tratta di un concorso, ma di un regalo. Una crociera rossonera per rivivere le finali più iconiche, le tappe storiche e i momenti indimenticabili che hanno fatto grande il nostro Milan. Come fare per poter provare ad avere questo regalo? Abbonarsi al nostro canale YouTube, seguirci su Instagram e taggare una persona con cui vorresti andare nel post dedicato. Quindi prepara le valigie, il viaggio sta per iniziare. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.